Ciao a tutti amici, oggi finalmente ritorno con una nuovissima ricetta. I peperoni ripieni sono una preparazione immancabile nella cucina casalinga del sud, un secondo piatto bello sostanzioso e prelibato che vanta numerose varianti, a seconda dei propri gusti. Io nello specifico li farò ripieni di carne e alcuni di carne e zucchine, ma si possono ad esempio riempire anche con olive, spezie, riso e formaggio oppure tonno o ancora salsiccia, insomma una pietanza ricca di gusto in ogni modo. Il ripieno resta morbidissimo e il contenitore, quindi il peperone vuotato, sarà croccantino ma tenero al punto giusto. Ho sempre cucinato sia le melanzane che le zucchine in questo modo, ma mai i peperoni e devo dire che me ne sono innamorata. Hanno profumato tutta la casa. Prepararli è semplicissimo e si farà tutto a crudo, quindi abbastanza veloce. L'unica cosa è la cottura che appunto richiede un po' di tempo nel forno, però ne vale davvero la pena. La prima cosa da fare sarà tagliare a dadini la mollica di pane. Io utilizzo 100 g di pan piuma. Una volta fatto questo lo dovremo ammollare nel latte, quindi trasferiamo la mollica all'interno di una ciotola e ci versiamo dentro 180 g di latte. Il mio è senza lattosio. Schiacciamo bene con il dorso di un cucchiaio e mettiamo da una parte. Laviamo 8 peperoni che pesano tutti insieme 1,2 kg e pesiamo all'interno di una ciotola 800 g di carne macinata mista. Ora ci dedichiamo ai peperoni, li priveremo della calotta che conserveremo come cappellino per dopo e da ogni peperone togliamo i semi e i filamenti sia con le dita che con il coltello e anche il cucchiaino, così come vi sto mostrando in video. Stessa cosa quindi faremo con i cappellini, chiamiamoli così. Li ripuliremo per bene. Ora scoliamo il pane, lo strizziamo bene dal latte in eccesso e poi lo uniremo al macinato. Mescoliamo con le mani. Aggiungiamo un cucchiaino di prezzemolo tritato e un cucchiaino di sale, o comunque a piacere secondo i vostri gusti. Ora uniamo anche 2 uova e amalgamiamo bene con le mani. Di peperoni ne riempirò 2 così con questo composto, mentre per i restanti modificherò il ripieno unendo una mozzarella senza lattosio tagliata a dadini e 50 g di parmigiano reggiano grattugiato sul momento. Amalgamiamo per bene anche questo.
E ora, con altra carne macinata che avevo nel frigo, vi voglio mostrare un'altra variante, con le zucchine, che buone. Gratugio una zucchina e la unisco a 300 g di carne macinata, aggiungo un uovo, gratugio poi 20 g di parmigiano e unisco mezzo cucchiaino di prezzemolo tritato e mezzo di sale. Amalgamo bene e se mi accorgo, ecco, che il composto è troppo morbido, aggiungo una manciata di pan grattato. Questo succede perché le zucchine rilasciano acqua, ma rendono anche il composto super morbido. Io ci faccio sempre anche gli hamburger con questo impasto ed escono eccezionali, mi piacciono troppo. Terminerò di riempire i peperoni con questo composto e con il restante farò appunto gli hamburger. Aggiungiamo ora un po' di olio extravergine d'oliva sulla superficie dei peperoni sistemati già all'interno di una pirofila con la carta da forno, un po' di pan grattato sopra, il cappellino del peperone, azzeccando a quale corrisponde quello della dimensione giusta, e adesso inforniamo a 200 gradi per circa 50 minuti. Poi dipende sempre comunque dal vostro tipo di forno, vi accorgerete comunque che sono pronti quando inizierete a vedere la pelle grinzita, se così si può dire, appunto, come si vede anche dal video, che crea tutte quelle crepe sopra, poi tagliandone uno al centro per verificare appunto se la carne è cotta bene. Ed eccoli prontissimi, buoni, morbidi, profumati e deliziosi. Un secondo piatto che vi soddisferà alla grande. Spero tanto che vi siano piaciute tutte e tre le versioni proposte, ossia senza formaggio, con il formaggio, mozzarella e con le zucchine. Fatemi sapere quale vi ha incuriosito di più, vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!